Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, lunedì 31 luglio del 2023, quindi ultimo giorno del mese, ma primo della settimana per obbligo di riscatto che va avanti, anche perché il mercato del Milan non sembra, ma dopo 8 colpi va ancora avanti. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. È un mercato pieno, lungo, sembra davvero che non abbia fine il mercato del Milan. Quest'anno, quando magari pensi che più o meno ti sei sistemato, soprattutto in alcune zone del campo, arriva diciamo così, o la notizia o semplicemente un'indiscrezione che le cose possono cambiare, e ne parliamo tra poco. Quindi mi sto riferendo alla nostra difesa, al nostro reparto difensivo in toto, ti direi, centrali, esterni, insomma, la difesa che forse è stata quella meno toccata fino adesso, anzi senza forse, è il reparto di agosto. Vediamo come andrà. Sì, vediamo perché comunque un difensore è già uscito, che è Matteo Gabbia. La questione del vice Teo rimane sempre comunque aperta e quindi ci sta che nel mese di agosto si possano fare dei movimenti lì, anche perché io non penso, dubito che a livello di centrocampo si faccia qualcosa, così come a livello di giocatori offensivi, eccezione fatta magari per una punta che possa prendere il posto di Lorenzo Colombo, che se dovesse arrivare una punta suppongo che possa andare in prestito, però ecco, adesso fatta diciamo la parte offensiva, con tanti esterni, Ciukwueze, Okafor, Pulisic e quant'altro, fatto il centrocampo con Loftus-Cheek, Musa e Reinders, adesso magari qualcosina dietro bisogna ritoccare. Eh sì, bisognerà andare a sistemare, ne parliamo tra poco di questo, anche perché c'è gente che qui, insomma, vuole parlare con i gol e quindi bisogna sistemare la difesa, Henry. Sì, però mi ha detto che i tifosi del Milan saranno arrabbiati. Ok, saranno arrabbiati. Onestamente non credo, però va bene. No, ma come sempre, cioè, come per tutto, la parola ce l'ha il campo. Se Thuram farà 3 gol al derby e gli farà vincere un trofeo, gli farà dominare nei derby e quant'altro, i tifosi del Milan saranno anche magari arrabbiati. Se no, altrimenti no. Cioè, parlare prima è sempre sbagliato per quanto mi riguarda. Quindi ha voluto dire sta cosa, gli hanno fatto anche la domanda, ci può stare, però vabbè, io chiuderei con un bel chi se ne frega, Sì, però guarda, non è perché per una volta tanto la questione Volpe e Uva proprio qua no. Credo che ai tifosi del Milan proprio non non gliene freghi interessa. niente in questo momento, proprio zero. Poi non va bene neanche l'altro estremo, cioè nel dire no, ma noi Thuram non l'abbiamo mai cercato, no, ma noi Frattesi non abbiamo mai avuto contatti, no, ma noi quello non l'abbiamo mai voluto, perché sarebbero, No, no, come dire, non Thuram è stato cercato fesserie, però tanto, certo. sarebbero bugie, ecco. Vabbè. Neanche però starci male o rimanere con rancore, cioè è andato all'Inter, bella per lui e perderà il campo. Invece qui sotto c'è l'8º, il buon Yunus Musa, che si appresta, ci facciamo aiutare da Fabrizio Romano, ma tanto ormai non ci sono più grandissimi dubbi, anzi non ci sono proprio dubbi. Tra l'altro vedo che già nello spogliatoio con Teo, grande, con un Sì, sì. affare da 20 milioni totali, 18 più 2, quindi con una parte fissa che di buona sostanza, ma ancora, diciamo così, dentro dei parametri da investimento. Insomma. Un ragazzo molto giovane, non arriva in una fase di carriera sicuramente avanzata, anzi tutt'altro, è forse il giocatore che per età, prezzo è quello più giovane, cioè il giovane più pagato, Sì, forse sì. sì. Lo staremo a vedere perché tra poco arriverà a Milano, non oggi. Vediamo se riesce il Milan a organizzare tutto quanto già per martedì, per poi fare le visite mercoledì, oppure fare direttamente tutto mercoledì. Vediamo Sì, a me hanno se... detto è più probabile che si vada direttamente mercoledì,
però magari riescono a farlo arrivare nella serata di martedì, cosa altrettanto probabile, e fare l'iter classico, cioè delle visite mediche alle 8:30 di mattina, dell'idoneità alle 2 e poi il passaggio a casa Milan per firme, foto, eccetera, eccetera. Però, Henry, qui magari ci prendiamo 30 secondi, i dubbi sul ruolo stanno iniziando un po' a crollare, cioè almeno inizialmente l'idea del Milan è quella di provarlo come centrale, quindi come mediano, come giocatore in mezzo al campo tra le due mezzali. E quindi come in parte ha finito la carriera Franceschi al Milan. Cioè quel giocatore che, non dico corre per tutti perché è brutto, però chiude i varchi per tutti, dà una mano a Teo, dà una mano alla mezzala che può essere Reinders, dà soprattutto un occhio alla parte sinistra che è sbilanciata più di quella destra, ma non solo, è quello che fa, insomma, così si abbassa sui centrali, ha anche il primo passaggio, insomma, è un giocatore che il Milan pensa di riuscire a plasmare così, piuttosto che di mezzala box to box o chissà cos'altro. Vabbè, ci può stare, nel senso che alla fine, come abbiamo detto anche in altri episodi, anche che sì, è partito facendo tutt'altro ed è diventato quella cosa lì, quindi ci può stare che si lavori in quel senso lì. Però servirà magari del tempo, ecco, quindi potrebbe servire del tempo per il buon Musa. Io credo che comunque è giovanissimo, possa diventarlo, possa farlo, possa imparare, ha le caratteristiche fisiche per farlo e volendo ha tempo per migliorare sia ovviamente tatticamente che un pochino tecnicamente. Dovrà essere bravo Pioli in questo senso a inventarselo in quella posizione lì, però mi sembra un ragazzo molto intelligente onestamente, quindi non vedo difficoltà di questo senso. Il mio dubbio è più iniziale, anche perché mi hanno scritto l'altro giorno sei sempre negativo, hai sempre dubbi e paure. No, è un dubbio iniziale perché è un ruolo delicatissimo nel 4-3-3 e quindi affidarlo in toto a De Krunic mi sembrava e mi sembra un pochino perlomeno azzardato. Poi se Musa pronti via lo metti lì e fa il fenomeno, chapeau, come diceva qualcuno. Ah, ma credo che il ruolo se lo prenda Rade Krunic per le prime partite, ma ci sta anche, insomma. Musa arriva e siamo già nel mese di agosto, si va in campo tra una ventina di giorni già, quindi immaginarlo titolare che lì sul podio, ma non tanto perché non è in grado, ma perché giustamente l'allenatore in quella zona di campo dovesse arrivare mercoledì, vuol dire che ha poco meno di 20 giorni per mettersi a posto e essere titolare a Bologna. È ovvio che non lo stiamo prendendo per andare in campo al Dallara, lo stiamo prendendo per fare il titolare di quel ruolo, un po' come è stato per altri giocatori che all'inizio non hanno visto magari granché il campo, ecco, non con gli eccessi di cui ogni tanto siamo abituati a vedere, cioè lo vediamo a gennaio, lo vediamo a marzo, quello non succederà, però nemmeno che è titolare a Bologna, questo no. A proposito di gare, Henry, sistemiamo una questione velocissima con le amichevoli, ovvero mercoledì notte, cioè in realtà per noi mattina è martedì notte, negli Stati Uniti si gioca a Las Vegas la terza amichevole, quella tra Barcellona e Milan. Da noi alle 5 di mattina di mercoledì, quindi un pelino meglio forse, ma forse proprio. Sempre abbiamo fatto 4, 4 e mezza, 5. Esatto, si poteva giocare alle 21 locali là, che era in prima serata, e qui erano alle 6, che era, vabbè, niente. Dopodiché il Milan ha sicuramente il calendario, come scrive Gazzetta, il trofeo Berlusconi, il trofeo Silvio Berlusconi, contro il Monza. Il giorno dopo ha impostato un amichevole a Milanello contro il Trento per chi non gioca, quindi per riuscire a mettere in moto comunque tutti quanti nel giro di 2 giorni. Stessa cosa succederà probabilmente tra il 12 e il 13. Quindi un amichevole il 12
non di altissimo livello ovviamente, perché poi tra pochi giorni, qualche giorno dopo si va in campo con i titolari. Il 13, se non ricordo male, è già stata più o meno già impostata, non è ancora ufficiale, ma si è già iniziato a parlare con il Novara per, diciamo così, i non titolari del giorno prima. Quindi questo doppio amichevoli per riuscire a mettere in moto tutti quanti mi sembra cosa buona e giusta. A proposito invece, Henry, chiuderei parlando appunto di mercato e di difesa. Chiuderei no, perché in realtà ne abbiamo tanto ancora da dire. Allora, prendo spunto da qui. Inter e Milan, cuore nuovo, Fratesi più qualità, Reinders tanta forza. Il Milan ha fatto veramente tante operazioni, le vediamo lì nel campetto di destra, e forse l'unica che gli ha tenuto un po' il ritmo è stata l'Inter per certi versi, perché comunque la Juve è ancora abbastanza ferma, la Roma sì ha fatto qualche buon acquisto, ma insomma, parte da una base sicuramente non di quella delle milanesi. Il Napoli deve ancora capire come sostituire Hakim, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. L'Inter ha preso Frattesi, prende Samardžić, ha preso Thuram, deve sistemarsi il portiere perché ancora Ha non è preso riuscito. Quadrato. Ha preso Quadrato da zero, insomma, è l'unica che ha fatto mercato insieme al Milan. La difesa di entrambe forse è quello che spaventa più i due allenatori, cioè lo stesso Pioli vorrebbe avere il quarto centrale, è brutto da dire spendibile perché Simon Kier insomma è un fiore di professionista eccetera, però avere un quarto centrale che conosce un certo tipo di calcio che si vorrà fare l'anno prossimo e che può fare un certo tipo di calcio anche l'anno prossimo, che è il Simon Kier che è arrivato al Milan si poteva anche permettere di difendere in un certo modo e il Milan di conseguenza. Il Kier che abbiamo visto l'anno scorso, che è ancora un signor difensore, se lo tieni negli ultimi 20-25 metri paga un po' se vuoi fare un altro tipo di calcio e di linea difensiva. E quindi un po' perché Simon non vorrebbe chiudere, diciamo così, chiudere forse un po' presto, però chiudere diciamo, la parte ancora top di carriera giocando poco. Un po' perché il Milan vorrebbe avere un difensore centrale di altre qualità. In quella zona di campo teniamo gli occhi aperti perché un giovane difensore da mettere nel pacchetto centrali è all'ordine del giorno, quindi stiamo attenti. Sì, ci sta come ragionamento, condivido in pieno eventualmente questa scelta, o meglio, non in pieno, condivido questa scelta, perché Kier, visto non ti dico in Champions League, perché comunque il Milan lì ha affrontato le partite in maniera molto diversa da quello che è il Milan migliore che abbiamo visto, da quello che è il Milan magari che vuole fare Pioli nel prossimo anno, perché lì Kier si è comportato benissimo, non bene, benissimo, però capisco anche che è arrivato comunque a un certo punto della sua carriera, anche giocare col contagocce, non giocare praticamente mai, faticare per il tipo di gioco che fa il Milan, diventa difficile anche per lo stesso Kier, oltre che non dico dannoso, però insomma controproducente per il Milan. Quindi andare sul nuovo difensore ci sta e condivido. La cosa anche qui, io non voglio fare sempre il bastian contrario, quello che mette i puntini sulle i, però Simon Kier ha una caratteristica che altri non hanno nel Milan attuale, o meglio che pochi altri hanno, ovvero il carisma, l'esperienza, la leadership, il saper parlare all'interno dello spogliatoio, il saper parlare all'interno del gruppo, l'aver, tra virgolette, cullato i vari Teo, Leao, eccetera, eccetera, e quella roba lì è una roba che perderesti. E questo bisogna considerarlo. Poi, se si reputa l'utilizzo tecnico del difensore più importante di questa cosa qui, l'operazione la si fa, va benissimo, Chiaro. e ripeto, la condivido in pieno dal punto di vista tecnico-tattico. Quell'aspetto lì per me non è da sottovalutare, dico solo questo, non dico mi spaventa, mi dà dei dubbi perché sennò poi i nostri ascoltatori si arrabbiano, però non è da sottovalutare.
No, quello assolutamente no, l'abbiamo visto anche ad esempio ieri con Mike Maignan, quando ha preso Bartesaghi e gli ha insegnato due cosine su come si rompono i blocchi sugli angoli, anche in maniera abbastanza colorita, ma Ma mai era che è abbastanza... così. ma ci sta, mai che è così. Anzi, già tanto che abbia parlato, non abbia fatto a gesti cercando di tirare mazzate qua e là. Però a proposito di difesa, i terzini vivono di due nature diverse per il prossimo futuro, cioè a sinistra stanno cercando un vice, e ormai non ci sono dubbi, insomma, ma anche perché il titolare è super inamovibile ed è anche uno dei migliori del ruolo al mondo, e quindi due caratteristiche: sistemare le liste con il vice e che sia un vice ma un po' spendibile, quindi non che alla fine Teo si spara 45 partite lo stesso anche se c'è un vice. Vediamo chi sarà. I nomi sono quelli di Calafiori, Pellegrini, Rogerio, insomma gente comunque da vivaio italiano o vivaio in generale, comunque qualcosa che ci possa aiutare per le liste. A destra l'idea del Milan era di fare un giocatore diverso, non ti dico il titolare, ma quasi, cioè un giocatore che poteva combattere anche per prendersi il ruolo da titolare. E sta un po' tramontando l'idea. Poi magari riusciamo a cedere, che so, 1, 2, 3 giocatori bene e torni ad avere un budget a disposizione per fare anche quello. Però siccome il Milan non voleva prendere il vice di Calabria, come ha fatto per Teo, come farà per Teo, ma vuole prendere un giocatore un po' più consistente e chissà, magari che possa anche nel prossimo futuro essere il titolare, come era magari il singolo della situazione, ecco, lì aspettiamo, perché potrebbe essere un po' rimandato all'anno prossimo lì, l'investimento, e coprire il ruolo con Calabria, Florenza e Calulu. Sì, ci può stare. Io ripeto, spero che il Calulu sia la bisogna più disperata, perché l'anno scorso, l'ha detto lo stesso Pioli, è stato un po' il problema di Pierre, essere sballottato un po' tra il terzino destro e del difensore centrale, e la confusione che ne ha portato. Florenzi, non so quante garanzie possa dare come vice Calabria, però in questo momento lui ha e ti serve per le liste, quindi lui tieni. Cercare un vice Teo sempre in questo senso ha senso, scusate il gioco di parole, e poi vedremo per il difensore centrale, un giocatore giovane che possa fare da quarto. Io non escludo tra l'altro la possibilità che a fare il quinto possa essere chiamato anche il buon Simic, che si sta comportando bene in questo precampionato, vale come vivaio Milan, e quindi potrebbe essere un'opzione valida. Chiudiamo dicendo velocissimamente che occhio questi 7-10 giorni per i due esterni destri della scorsa stagione, cioè Messias e Salmacher. Con Messias che sta trattando per provare ad andare a raggiungere Rebic al Besiktas. Io onestamente non capisco perché il Toro non metta a lui i 3 milioni per Messias, perché comunque per me in Serie A al Toro Messias farebbe bene, però capisco che non so, ognuno fa le sue valutazioni. E invece Salmacher, occhio, perché si potrebbe smuovere a breve. Salmacher ha più o meno già ammortizzato la sua spesa, o quasi, dall'Anderlecht, e quindi è in procinto di partire. Se non dovesse partire, è ovvio che esterno destro non lo potrebbe più fare, dovrebbe entrare in una seconda fase di carriera dove pensa di fare o il terzino o la mezzala, perché al Milan davanti ormai c'è un overbooking esagerato. Caro Henry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo domani per obbligo, oppure tra Sì, poco per tutto il domani resto. con obbligo, se no i classici appuntamenti di Radio Rossonera, quindi chiama Milan, Lance, Talk. Vi ricordo di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per tutte le notifiche. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao.